che cazzo, uno come te non stavo dietro noi. Col di TK. Col di TK. Oh professore. Col di TK. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Siamo alla Valle delle Rose, abbiamo intenzione di raggiungere le porte del deserto di Ercigaga. Raggiungeremo prima tramite l'N10 Ouarzazate, strada anche conosciuta come la strada delle Kashmir, e poi giù per l'N9 accompagnati dal fiume Dra, il fiume che dà vita a numerose oasi, e arriveremo fino alle porte del deserto e confini con l'Algeria. Ma nel frattempo secondo me ci siamo persi. Qua a sinistra. Ma secondo me forse arrivare giù, poi non la giù là. Si riprende la strada direzione Zagora. Come ci siamo avvicinati al fiume Dra, si cominciano a vedere le osi enormi. Lungo il fiume la vegetazione sembra molto rigogliosa, anche se ci hanno detto che in questi 2 anni la siccità ha colpito duramente. Eccoci arrivati a Zagora, città situata in un'enorme osi a circa 100 km dal confine algerino. Questa sarà la nostra base per andare a visitare il deserto di Ercigaga. Siamo a Zagora, alle porte del deserto. Oggi faremo un giro con la guida locale che ci porterà a vedere i palmeti. I palmeti sono tuttora abituati, ma ci spiegava che dovuta alla siccità degli ultimi anni la gran parte degli abitanti si sono spostati al nord, sono andati a vivere nelle città per trovare da lavoro e per trovare da vivere, perché qua diciamo che i frutti che davano le palme e gli orti sono diventati poco economicamente interessanti, diciamo. Ça, c'est les datels du mois d'octobre dernier, et non les datels de cette année, mais d'octobre dernier, de le mois d'octobre. Ottobre? Dernier. Passato. L'anno dopo. L'année dernière. Sì. L'anno prima. Sì. L'anno prima. Perché la meilleure saison pour la récolte des datels, c'est en octobre. In ottobre? Sì, mais ici, qui non fare la récolte. Pourquoi? Parce que c'est pas fraîche, c'est pas mûr quand c'est le moment, c'est la saison de la récolte. Les gens ne pensaient pas de récolter, de couper parce que n'est pas fraîche, n'est pas mûr, n'est pas bonne pour manger. Stiamo percorrendo quelli che sono gli ultimi chilometri di asfalto della Valle del Dra. Quello che una volta probabilmente era una pista per pochi temerari, adesso permette anche a noi comuni mortali di vivere questa esperienza.
mezzo al deserto, in paesini che nascono dal nulla. È incredibile vedere come la modernità si sia incastrata in attività, in azioni che l'uomo probabilmente fa da migliaia di anni, e qua sembra che siano rimasti sempre uguali. Il y a un barrage à Ouarzazate. À Ouarzazate, il y a un grand barrage. Alors, ils ouvrent l'eau une fois par mois. Une fois par mois? Une fois par mois. Pas beaucoup? Ouais, pas beaucoup, ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pluie. Il n'y a pas beaucoup d'eau non plus dans le barrage. Alors, ils économisent, ils ouvrent une seule fois par mois pour irriguer un peu la Palveraie. Ouais. Il villaggio è veramente molto carino, solo che ci diceva che praticamente si ferma pochissima gente, la maggior parte tira dritto e va verso il deserto, ma è un peccato perché ne vale la pena. En tout cas, vous êtes la bienvenue à la porte du désert. Et le grand désert, c'est à 60 km d'ici, qui s'appelle Shgaga. Sgaga, quindi Sgaga, fermatevi in questo paese, non tirate dritto come fanno tutti, perché qua è bello, è veramente caratteristico e trovate una fantastica persona. Et là les amis, ils sont arrivés au bout du monde. Là, c'est le bout du monde. Ciao! Allez, ciao, ciao. Prendiamo quindi la strada verso Mohammed, che è la vera porta del deserto di Ercigaga. La nostra intenzione iniziale era quella di attraversare il deserto per poi andare verso Ouarzazate e raggiungere Marrakesh tramite il passo del Tikka, ma dalle informazioni che abbiamo avuto non è proprio il caso di farlo in coppia con le nostre moto, quindi arriveremo fino proprio all'inizio del deserto e poi dopo torneremo indietro. Queste sono le barriere con cui stanno cercando di interrompere l'avanzata del deserto. Speriamo veramente che riescano. Vivere in questa città deve essere veramente particolare, essere qua alle porte del nulla, ma con un'ordata di turisti che arrivano continuamente, è una mescolanza tra antico e moderno davvero strano. Eccoci alla fine della strada e l'inizio delle piste. Da qua partono piste per arrivare nel deserto di Ercigaga e per attraversare completamente il deserto sono circa 200 km più o meno, ma noi ci fermiamo qua. Ci prendiamo il tempo di fare un paio di foto e poi giriamo la moto verso Zagora o Zagora. Tambuk, 52 giorni. Tambuk? Col cammello. Timbuktu. Col cammello. Timbuktu. Timbuktu. Tombuktu, come Non sa un cazzo, non sa niente, cavolo. Timbuktu. Non è più il cartello originale. la vedete? Non è più il cartello originale, ma è comunque il cartello che testimonia l'importanza del commercio in questa regione. E effettivamente diciamo che 52 giorni deve essere abbastanza impegnativo. Seguendo le indicazioni del cartello siamo partiti per il percorso indicato di 52 giorni. Effettivamente il primo pezzo, i primi 100 km non c'è assolutamente nulla, se non proprio deserto e sabbia, ed è abbastanza comunque impressionante, anche se diciamo la strada ha la sua monotonia, ma però se uno si
si immedesima in quello che potevano essere i percorsi fatti a bordo di cammelli o di carovane, forse riesce a capire appena lo sforzo, la fatica che c'era a attraversare queste vallate con nulla intorno. Dove sei? Ci siamo fermati qua nel bar di Mohammed e come al solito Mohammed abbiamo trovato un sacco di amici, ci hanno offerto la cocomera, il melone, caffè parmi. Ici دوار السميرة في مسقيت. Io non lo so più dire, ma come ha detto lui. E abbiamo trovato anche un cantante famoso, eccolo qua. Che fai di te? Oh? Vuole la foto? Beh, insomma, fermatevi perché comunque sia, è sempre una bella esperienza. Qua c'è gente fantastica. Ci siamo fermati per bere un tè perché eravamo assettati dopo 100 km di deserto col nostro cammello, e il primo baretto che abbiamo trovato, l'unico direi. È incredibile come tutte le volte sia una festa, forse l'attrazione eravamo noi, non lo so, ma come ci siamo messi a sedere ci hanno offerto il melone, ci hanno offerto la cocomera, è passato un signore con un motorino carico di erba medica, è entrato, ha spezzato il pane a tutti quelli che erano a sedere e ne ha dato un pezzettino a tutti, poi è uscito. Sono cose incredibili secondo me, forse noi lo facevamo anni fa, adesso probabilmente è stato perso, ma davvero ti aprono il cuore, o no? Gente che non ha niente ma comunque ti offre quello che ha, è incredibile. Siamo arrivati al Col del Ticà, dopo le strade del deserto, il paesaggio è cambiato ancora radicalmente, Sì. che si vede. Siamo all'altezza di altitudine 2260 metri. 2260, finalmente si vede qualche pino, qualche verde. Le poche curve che ci sono però le stanno drizzando, quindi probabilmente in futuro Sarà tutta dritta. tutta dritta. Dopo Fes, Marrakesh, nostra seconda città che visitiamo in Marocco, seconda città imperiale. Sì. Sì, poi a differenza di Fes siamo nella Medina, quindi il parcheggio per la moto non c'era e abbiamo... Non so dove. Sì, non lo sappiamo dove, abbiamo messo in un parcheggio a pagamento, quindi siamo nel centro della Medina. L'albergo comunque è carino, molto bello. L'albergo è un riad perché ha il suo bel cortile interno. Per quanto ci provi non riesco mai a fare videoblog, quindi questo stava diventando un po' troppo lungo, lo concludo qua. Nel prossimo ci sarà il Sauri a Marrakesh, quindi se volete seguirlo iscrivetevi al canale così potrete seguire anche i nostri prossimi viaggi e magari mettete un bel like, mi fa sempre piacere. Ciao a tutti!